Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Fabrizio Teghesi. Quest'oggi parliamo un po' di setup. Ma in che modo? Voglio farvi riflettere su alcuni aspetti che penso potranno esservi utili quando agite sulle regolazioni della vostra auto. Il mondo dei setup è sempre qualcosa di molto complesso, di molto misterioso, e anche online si trovano informazioni talvolta di dubbia provenienza, talvolta invece informazioni valide ma che poi non riusciamo a mettere in pratica o a comprendere perfettamente. Bene, io voglio con questo video dare alcune linee guida e appunto farvi riflettere su determinati aspetti che influenzano e non poco le vostre regolazioni. Sapete ragazzi che ci sono milioni di combinazioni possibili, attuabili, incrociando i vari parametri di regolazione della vostra auto. Ci sono talmente tante combinazioni che nel corso di una vita è veramente quasi impossibile riuscire a provarle tutte. Beh, ma perché nelle nostre auto ci sono ad esempio i fori di inclinazione degli ammortizzatori, i fori del recupero del camber, perché ci sono tutte queste possibilità di poter intervenire sul setup? Per dare una risposta a questa domanda dobbiamo necessariamente introdurre il concetto di filosofia progettuale. Il progettista della vostra auto, qualunque essa sia, aveva in testa un determinato tipo di risultato mentre stava facendo il progetto e i disegni della macchina in questione e ovviamente ha impostato tutte le geometrie per seguire questa filosofia progettuale. Chiaramente però, soprattutto in un mondo come quello del buggy, dove le piste sono varie, dove ci sono tantissimi tipi di fondi, tantissimi tipi di terreno, salti alti, salti bassi, ogni tracciato ha le sue caratteristiche fondamentali e quindi spostandoci attraverso le regolazioni che ci ha permesso di modificare, riusciamo ad adattare il nostro automodello ai vari tipi di tracciato. Questo però potrebbe trarci in inganno, perché molti pensano che per un determinato tipo di tracciato si debba obbligatoriamente fare tutti le stesse modifiche. Beh, prima di tutto non abbiamo tutti la stessa auto. Seconda, non abbiamo tutti lo stesso stile di guida. Quindi ragazzi, capita spessissimo che, ad esempio, se siete in pista e, non lo so, indurite gli ammortizzatori di 100 cps e la vostra macchina andrà meglio, troverete un'altra persona che li ha invece ammorbiditi di 100 cps e la macchina gli andrà meglio. Perché ognuno di noi ha il proprio stile di guida, ha le proprie caratteristiche nell'interpretazione di quello stesso tracciato e quindi cose diverse possono funzionare ugualmente. Quando fate una modifica di setup sulla vostra auto dovete pensare alle conseguenze che questa modifica porta ad altri parametri di regolazione, perché tante volte modificando un parametro se ne modificano invece più di uno. La prima cosa che mi viene in mente è appunto la regolazione della convergenza dalla piastra D, quindi la posteriore del retrotreno. Ragazzi, facendo la regolazione della convergenza, quindi ad esempio diminuendo la convergenza dalla piastra D, otterrete anche un aumento dell'interasse e anche una minore inclinazione dei cardani. Modificando i fori di ancoraggio sulla piastra di Ackermann modificherete anche la convergenza. Quindi ricordatevi sempre, quando state provando una modifica di setup, di andare a ripristinare tutti gli altri parametri che da quella modifica sono altresì influenzati. Quando sia chiaro quali altri parametri va a spostare una determinata modifica sulla vostra auto e si ripristinano, stiamo realmente provando le modifiche. Ma ragazzi, il consiglio più grande e più spassionato che posso darvi è quello di stare attenti ai range di lavoro della vostra auto. Ci sono alcuni parametri dove questo range di regolazione è stabilito dal progettista, ad esempio i fori, l'inclinazione nella piastra superiore degli ammortizzatori. Quindi voi avrete delle posizioni ma o più basse possibile
o più alto possibile, più di là non potete andare. Quindi in quel caso i range sono stabiliti dal costruttore. L'angolo di caster, ad esempio, è stabilito dai gradi delle scie oppure dall'inclinazione tra braccetto superiore e braccetto inferiore nelle macchine coi pivot, ma ci sono dei limiti fisici oltre i quali non potete andare senza costruirvi voi delle parti particolari o senza modificare le parti esistenti. Però ci sono altri parametri nei quali non c'è un limite, ad esempio la durezza dell'olio degli ammortizzatori oppure quella dei differenziali. Ciò nonostante, anche nei parametri dove il progettista ha posizionato dei range di regolazione, potremmo ugualmente su determinati tipi di piste, su determinati tipi di terreni e con determinati tipi di scelte, ad esempio delle gomme particolari, andare fuori range di regolazione. E cosa succede, ragazzi, quando si va fuori range di regolazione? Talvolta la modifica fa l'effetto opposto di quello che ci saremmo aspettati. Quindi facciamo un esempio: state andando con olio degli ammortizzatori 450 davanti e 400 dietro. Ad un certo punto decidete di indurire l'olio degli ammortizzatori e lo portate a 500 anteriore e 450 posteriore e la macchina va meglio. A quel punto vi viene in mente di modificare ancora gli ammortizzatori, perché avete dedotto che gli ammortizzatori più duri funzionano meglio in quel determinato tipo di pista per il vostro stile di guida. Quindi indurite, ma di quanto indurite? Di 400. In questo caso, ragazzi, se eravate partiti da una regolazione che rientrava nel range di lavoro del vostro automodello, al 99,999% otterrete una macchina pressoché inguidabile. Se invece con un aumento di olio così accentuato la macchina funziona meglio, vuol dire che eravate fuori range di lavoro quando siete partiti col 450 e 400 CPS. Questo esempio, ragazzi, è molto intuibile sugli ammortizzatori, ma vale ugualmente per tutte le altre regolazioni. Quindi quello che vi consiglio è quello di avere un vostro setup base dove la macchina è equilibrata, dove la macchina non è né facile né difficile da guidare e funziona nel 80% dei tracciati che incontrate. Da là spostatevi sempre di piccoli passi, ragazzi. Se il vostro setup base è centrato e incontrate una pista che non ha niente di particolare, quindi non è una pista che ce ne sono una su 1.000.000 con caratteristiche di fondo super particolari, con ultra alto grip, ultra basso grip, che solitamente non vedete mai, la vostra macchina non potrà andare troppo male quando la mettete in terra. Potrà avere dei piccoli problemi, ma non potrà mai andare troppo male. Da là, ragazzi, siete centrati, dovete semplicemente spostarvi di piccoli passi e a piccoli tentativi. Un grande aiuto, ragazzi, lo fa l'esperienza, perché voi potete leggere tutti i manuali possibili, potete lavorare accanto a piloti di alto livello, ma le cose provate da voi sulla vostra pelle e soprattutto con il vostro stile di guida in una categoria complicata come quella del buggy e con tante variabili appunto come quella del buggy, non avrà prezzo e vi aiuterà tantissimo a capire quali sono le modifiche delle quali necessitate in quel momento preciso. Oltretutto, molti sono abituati a lavorare su alcuni tipi di parametri, altri su altri tipi di parametri e ognuno di noi ha familiarità con i parametri con i quali è abituato a lavorare. Quindi trovatevi i vostri 5-6 parametri, studiateli bene, provateli in pista e quando siete in difficoltà e dovete cambiare setup, partite da quelli, ma spostatevi sempre di piccoli passi. Spero con questo video di aver stimolato la vostra curiosità, di aver aperto un po' la vostra mente per farvi capire che il range di regolazione molte volte è una forbice molto corta e che dovete tenerlo sempre in considerazione. Inoltre, ragazzi, sappiate che ogni macchina reagisce in modo diverso a determinate regolazioni, perché la fisica è un concetto che non si può cambiare, ma la filosofia progettuale fa sì che alcune modifiche funzionino in modo esattamente opposto tra un marchio di modelli e un altro, proprio
per come sono state progettate le macchine. Ci sono tanti, come ad esempio Quagrain, che hanno fatto video dove spiegano appunto le filosofie costruttive delle varie macchine e spiegano cosa cambia e perché talvolta le regolazioni funzionano in modo opposto. Se masticate un po' di inglese e volete appunto approfondire questo argomento, andate a vedere i video di Joseph che sicuramente vi apriranno ancora di più la mente. Se volete qualche argomento particolare su questo canale, scrivetemi nei commenti. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!